Come iniziamo? Azione! Ciao ragazzi, siamo Bea E Simo. e vogliamo parlarvi dei pro e contro di abitare a Malta, però facendo una premessa. Noi facciamo i pro e i contro secondo la nostra esperienza, Certo. secondo quello che siamo noi, secondo quello che abbiamo visto, vissuto e quello a cui siamo abituati. Quindi per ognuno di noi può essere diverso. È una cosa soggettiva. È molto personale, perché Sì. non è detto che i pro e i contro per noi possono essere i pro e i contro per Magari voi. sono anche opposti. Quindi è proprio una cosa che va a caratteristica delle persone. Allora, io e Bea siamo due ragazzi molto aperti, ci piace fare esperienze, fare nuove esperienze, ci piace viaggiare, ci piace il cambiamento. E quindi in un'isola come Malta diciamo che ci troviamo abbastanza limitati in tutte quelle che sono le attività che possiamo fare. In qualunque cosa in Sì, in realtà. qualunque cosa, non solo appunto Cioè l'attività proprio esperienze. muoversi, anche per noi, per esempio noi qua in Italia siamo abituati a prendere la macchina o prendere un treno, andare anche a 4 ore di distanza, qua a Malta non lo puoi fare, No. assolutamente. Uno Quindi perché non ci sono i treni, due perché è piccolo. arrivi dall'altra parte di Malta in un'ora e mezza col Un'ora e traffico. mezza più o meno. Quindi sì, ci sentiamo davvero limitati e questo è per dire che comunque siamo delle persone semplici, non è che andiamo a cercare l'avventura estrema o se vedete delle code passare sono i nostri cani. Semplicemente siamo delle persone che amano tanto muoversi, vedere cose nuove, andare ad esplorare e quindi stando in un'isola per noi è molto... E anche vedere diversi paesaggi. Sì. Passare magari dalla pianura alla montagna, dalla pianura al mare, dal mare alla collina. Invece qua veramente è un po' poi dalla città al mare. Quindi adesso vi diremo solo i pro e i contro in base a noi, a quello che siamo noi. Contro numero One. 1. Un fondo. Sì. Tu per andare a Malta devi avere un fondo, perché se no non campi. All'inizio. All'inizio. Ci riferiamo al fatto che gli affitti di Malta non sono bassi, non sono per niente bassi. Noi non siamo andati in cerca di 3 camere, il lusso, anzi, noi abbiamo cercato il base per In vivere. una buona posizione. Esatto, in una buona posizione che sia comoda all'università perché sono nata per l'Erasmus e che sia comunque accessibile a un centro per andare ai supermercati visto che non abbiamo dei mezzi di trasporto. Collegandoci al fatto che il rapporto qualità-prezzo a Malta è un po' da discutere. Solo per farvi un esempio, in 2 mesi che noi eravamo là, quanti palazzi saranno caduti? 3, 4. No, palazzi, pezzi di Facciate o pezzi sì, di di case. case. 3 o 4. Contro numero 2. 2. Cibo. Noi non siamo persone che vanno a mangiare con 5 euro. Esatto. Siamo vegetariani, non mettiamo dentro lo stomaco tutto quello che ci capita sotto mano. Ci piace sapere cosa mangiamo. Andiamo alla ricerca di ristoranti o comunque posti da mangiare in cui sanno quello che cucinano, perché comunque siamo attenti alla nostra salute e purtroppo ci sono tantissimi fast food, un po' ovunque dobbiamo dire, però ce ne sono veramente tanti, cioè anche uno dopo l'altro, ok, tra McDonald's, Burger King, delle sottospecie di pizzerie con di quegli odori di mozzarella che sembra lava tipo 3 settimane. E tutto quanto carico di olio, comunque Mamma mia, carico e stracarico di oli. Cioè, quindi sì, è difficile perché Sì. comunque è pieno di queste cose. Poi per carità ci sono anche posti in cui noi ci siamo innamorati. Che veramente meritano. Sì, perché comunque o fanno cose con prodotti locali o vegetariani, vegani, attenti per chi ha problemi di celiachia o Esatto. intolleranza al Lattosio. lattosio. Quindi ci sono, però purtroppo questo punto a suo favore è il fatto che ci sono tanti fast food. Contro numero Premi play 3. 3. Il lavoro. Se scrivete in qualsiasi gruppo di Facebook riferiti a Malta, e soprattutto italiani a Malta, tutti vi dicono che trovare lavoro è facilissimo. Che è difficile non trovare lavoro. Appunto, è più facile trovare lavoro che a casa. Purtroppo per noi non è stato così. Noi abbiamo già fatto esperienze lavorative per più anni
e giù abbiamo notato che almeno con noi ricercavano molto esperienze, quindi con tutti i curriculum che abbiamo mandato in pochissimi ci hanno veramente ricontattato. Sì. Siamo anche però, dobbiamo dirlo, quelli che non si accontentano di andare a fare i lavapiatti o Le di fare pulizie nelle case. pulizie o anche solo camerieri di notte. Sì, o camerieri in fast food, diciamo, nulla a togliere alle persone che lo fanno. No, ma è proprio una Assolutamente. personalità nostra, cioè. Sì, E quindi comunque è stato difficile, ci avremmo messo un mese. sì, un E a differenza di quello che tutti ci hanno detto, per noi è stato difficile, quindi anche questo va da persona a Sì, persona. se uno si accontenta e Contro numero 4. 4. Ricollegandoci al fattore case, ci sono degli alti e bassi anche qua. Non solamente per la qualità-prezzo, ma proprio soprattutto per la qualità. Noi non abbiamo niente da dire contro ai lavori maltesi, non abbiamo assolutamente nulla contro i maltesi perché ognuno ha le sue caratteristiche. Certo. Facciamo solo un confronto con quello che Il noi... nostro stile di vita e le nostre abitudini. Esattamente, ripetiamo, nulla da togliere. Però, per esempio, là a Malta non sono attrezzate per il freddo e più persone ce lo hanno detto. Quindi tutta l'umidità che c'è fuori, tutto il freddo che c'è fuori, soprattutto d'inverno, c'è anche dentro. Sì. Quindi l'umidità veramente d'inverno te la trovi anche dentro le mutande. Quindi tra vestiti e qualsiasi cosa a cui si possa attaccare l'umidità bisogna stare attenti. Con la nostra casa e con delle altre persone che abbiamo conosciuto ci sono più crepe, buchi nei lavandini Sì, o delle comunque tubature. sì, che ci sono buchi. Perdite o problemi di questo genere. E non così facili da risolvere perché sono proprio buchi anche attaccati alle pareti. E a Malta ci sono dei piccoli amici che si chiamano cockroaches, che sono delle Una sottospecie di scarafaggio. Sì. grandi così, Di cui ce ne sono diverse specie che volano, che non volano, che più o meno sviluppati. che d'estate riempiono Slima soprattutto e quelle città lì e entrano in casa, amano l'odore del cibo, lo sporco, Sì, sono attirati da... il cartone e viaggiano soprattutto col buio. La potresti spostare se lasciate anche solo per un'ora la sera dopo aver fatto da mangiare, magari lasciate anche solo un piatto con ancora del cibo sul lavandino. Sappiate che non sarete da soli in casa. Contro numero 5. vuoi introdurlo tu? Autobus e traffico, diciamo che sono due costanti di Malta che troverete lungo una gran parte dell'anno. D'estate soprattutto. D'estate ovviamente. È una grazia se passano d'estate. Veramente. Il consiglio che possiamo darvi noi è se andate a Malta d'estate organizzatevi bene. Perché soprattutto tra San Giuliano e Slima, per andare fino a Valletta, tutta quella parte principale là che sono quelle più popolate, Sì, dove i turisti si concentrano maggiormente. è veramente un traffico allucinante e quindi dovete o partire presto la mattina o organizzarvi in qualche modo perché dalle 10 in poi c'è veramente traffico. Comunque come qua gli orari di pranzo, gli orari dalle 5 in poi, la gente che finisce di lavorare o comunque è un traffico sabato e domenica poi ragazzi. Non ne parliamo. A Malta fanno anche molti molti lavori, non solo in strada ma anche nelle case e le case, considerando che sono in strada, per lavorare nella casa occupano metà strada. Per fare quanto? 1,5 km, forse 2, ci metti anche 45 minuti. E... In determinati orari sì. Va bene, iniziamo i pro. Pro numero 1. Sei al mare. Sì. Qualsiasi posto vai sei al mare e quindi c'hai di quelle viste spettacolari, ci sono o le viste sugli scogli o le viste sulle scogliere o sei un po' più alto quindi vedi tutta la vista dall'altra parte con tutte le luci, magari la sera che è molto bello, tramonti, albe da qualsiasi parte dell'isola praticamente e quindi è molto, Sì, molto bello ad per esempio questo. dove eravamo noi, scesi dalla nostra stradina di casa, ci vedevamo tutte le luci di Valletta, la capitale. Punto a favore numero 2.
Noi siamo molto legati all'ambiente, alla natura e quindi noi per il nostro piccolo cerchiamo sempre di Salvaguardare, no? di prenderci cura dell'ambiente, di risparmiare, cercare di Fare del nostro meglio. produrre meno, Sì. meno rifiuti possibili. Sì. E a Malta ci sono delle belle opportunità, ci sono delle iniziative con persone che vanno a pulire le spiagge o cestini a pannelli solari che quando si riempiono si schiacciano, per esempio, che questo è Esatto. stato fatto quest'anno, è Sì. molto bello. Ci sono dei negozi con cibi sfusi, spezie, legumi, caffè, Shampoo, anche solo detergenti per la cura personale. Sì. Cioè veramente. anche vicino a casa. Ci sono anche distributori dell'acqua, Sì, che tu vai là esatto. col tuo bottiglione e tipo noi con 5 litri facevamo 75 centesimi. Sì. Quindi è veramente molto molto utile. O anche panifici, semplici panifici, vai là con il tuo sacchetto e ti prendi il pane. Essendo un'isoletta piccola, Sì. si raggiunge facilmente, diciamo, tutti gli Ogni estremi. punto, sì. Mhm. Anche andare a Gozo, che è l'isola sopra Malta. In fin dei conti arrivi con un autobus là e prendi un traghetto in quanto ci metti il Il traghetto sarà mezz'oretta. mezz'oretta e sei a Gozo. Ma è bello anche il traghetto, per esempio, perché passi di fianco a Comino, che è un'altra isoletta, e ti vedi tutte le grotte, ti vedi la terra un po' in Esatto. lontananza, è molto bello. Ma E non costa neanche molto. no, tra anche l'altro. perché a Gozo paghi il ritorno, Sì, quindi paghi solo se fai il ritorno. sì. Noi eravamo bene o male in centro, quindi eravamo vicino a Valletta, e andare da un estremo all'altro con gli autobus è anche molto facile, traffico Permettendo. permettendo. Pro numero 4. Una cosa positiva è che appunto essendo in un'isola c'è un gran via vai di persone da un po' tutto, sia da tutta Europa ma anche ci ha resi conto da un po' tutto il mondo. E anche attraverso le nostre esperienze lavorative abbiamo conosciuto veramente persone da quanti paesi? Un bel po'. Da veramente Inghilterra, tanti paesi. Olanda, Brasile, Sì. Colombia, Spagna, Francia, Canada, Germania, Irlanda, Grecia. Sì, Ce li ho scritti perché non me li ricordo. Venezuela. È molto bello perché senti parlare tutte voi persone diverse, lingue diverse, anche solo volti diversi, oltre ai soliti maltesi che vediamo, e quindi Pro numero 5. 5. Ci sono davvero tanti eventi a Malta. Non ci riferiamo a Paceville, che Paceville è la città di festa. È la città dei balocchi, il paese dei balocchi. Sì, discoteche, Sì. locali, non ci riferiamo a quello, ma ci riferiamo al fatto che il carnevale è spettacolare. Mhm. Il carnevale fanno davvero di quelle parate con i carri, che è davvero molto molto bello. A Valletta soprattutto. Sì. Quello che siamo andati noi. Sì. Tanti festival della musica, Festival dei fuochi d'artificio. molti fuochi. Ci sono sempre. No, la scusa, potresti spostare la tua faccia. Ci sono sempre fuochi d'artificio praticamente, oltre al festival internazionale, ci sono sempre, perché comunque ogni cittadina di Malta ha una La propria sua festività. Esatto. E quindi la maggior parte delle volte fanno fuochi d'artificio. Poi, essendo una località di mare, fanno molti sport d'acqua come il windsurf, Sì, il surf. il paddle, il kayak, Esatto. canoa, fanno molte cose. Ci sono anche tante escursioni da fare, davvero tante, che le organizzano anche per rimanere fuori una notte. E quindi è molto bella, molto ben organizzata per quanto riguarda. Le attività che si possono Sì. fare, seppur sempre limitate a quella che è l'isoletta, però c'è una buona iniziativa. Quindi, ragazzi, volevamo dire che è davvero bello fare esperienze in tutto il mondo. Sì. Che sia in Timbuktu o semplicemente in un'isola lunga 14 km in linea d'aria, è davvero molto bello. Però dipende tutto da persona a persona. Questi sono i nostri pro e contro, in base alla nostra esperienza, al nostro stile di vita, a quello che piace a noi e a come siamo fatti. Sì. E sicuramente questa Vai. esperienza non la rimpiangiamo, nulla, anzi ringraziamo che abbiamo ricevuto questa possibilità di poterla fare e noi ne abbiamo ricavato sicuramente il meglio, perché una parte sia mia che sua è cresciuta durante questi 6 mesi passati in quest'isola. Quindi, ragazzi, venite a Malta, fatevi la vostra esperienza se volete Vivetevela al venire. meglio.
vedete voi com'è vivere qua e poi da lì stabilirete i vostri pro e contro. Noi speriamo di avervi dato una mano. Una piccola dritta, sì. Esatto, perché magari siete un po' come noi all'avventura, bisogno di muovervi e cambiare. Quindi venite, provate, trovate i vostri pro e contro e poi decidete, magari siete anche fatti per vivere a E Malta. fateceli sapere anche magari. Volentieri. Saremo davvero curiosi di sapere i vostri pro e contro. Esatto. E se magari avete ritrovato qualche cosa anche in quello che abbiamo detto noi, se vi siamo stati utili o qualsiasi cosa, anche che magari una piccola avventura che vi è successa a Malta, sarebbe carino. Fatecelo sapere pure Esatto. nei commenti qua sotto. Esattamente. E se volete fate subscribe al nostro canale, ci piacerebbe tanto Creare un piccolo gruppo, creare una piccola comunità, famigliola, sì, in di base a come persone- siamo. Esattamente. Quindi ragazzi, grazie e ci vediamo magari Alla nel prossima prossimo avventura, paese. sì.